Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati sul mio canale, carissimi amici miei. Proseguiamo con i nostri consueti appuntamenti. Andiamo ad estrarre due carte da questo mazzetto che ci sta aspettando, che formeranno i due gruppi di questo nuovo interattivo. La prima carta sarà, concentriamoci tutti insieme, la prima carta è la carta del destino, numero 8. La seconda sarà la carta del successo, numero 12. Ecco qui le due carte appena estratte, andiamole a contrassegnare con pietre e cristalli. Per il gruppo 1, carta del destino, la fluorite verde. Per il gruppo 2, carta del successo, l'agata fucsia. Adesso vi chiedo di concentrarvi intensamente, scegliete una sola carta, per chi preferisce la stesa unica può ascoltare entrambi i gruppi, ci vediamo tra poco alla carta che avete scelto. Rieccoci qui, fluorite verde, andiamo a scoprire i messaggi delle mie carte per voi. Prima di iniziare vi voglio ringraziare con tutto il mio cuore per la vostra partecipazione al mio canale e per le vostre prenotazioni dei consulti privati. Grazie sempre della vostra fiducia. Come sempre vi invitiamo, sia io che i miei colleghi, ad ascoltare questi video come un momento collettivo, poi bisogna andare a vedere anche nel personale la propria situazione. Nel mio caso, in basso a destra, vi lascio per tutta la durata del video il mio contatto WhatsApp, scrivete un messaggio col vostro nome richiesta info e vi risponderò con tutti gli step facilissimi per prenotare il tuo consulto privato, il vostro consulto privato. Bene, bene, io inizierei subito con gli arcani maggiori e voglio andare a vedere proprio l'energia attuale tra voi e la persona a cui state pensando di vostro interesse. Oh, ecco già una carta. È volata. Oh là là. Arcano maggiore numero 12, l'appeso. Quindi qui alcuni di voi potrebbero appunto vivere una fase di stand-by o di profonda riflessione. L'appeso nella sua iconografia classica ha un orecchio questo rappresenta l'ascolto. Quindi anche se l'appeso sembra non muoversi e quindi non agire, in realtà ascolta molto e anche in maniera profonda. Potrebbe essere anche l'invito ad approfondire una conoscenza o gli aspetti di un rapporto, oppure guardarli da un'altra prospettiva. L'appeso porta con sé il numero 12 e 12 sono i segni zodiacali, oppure le fatiche di Ercole, se guardiamo anche alla mitologia. E quindi è un numero importante, è un arcano molto potente e parla anche di sacrifici, di pazienza. Ricordiamoci che prima dell'appeso abbiamo la forza, arcano maggiore numero 11, che rappresenta non solo il coraggio, ma anche la grande pazienza nel proseguire un rapporto, nel mantenerlo, nello stare dietro a una persona. Ma ricordiamoci anche che dopo il numero 12 abbiamo il numero 13, che è l'arcano senza nome o arcano della morte, che va a rivoluzionare e a spezzare l'inerzia dell'appeso e quindi va a smuovere la situazione.
L'appeso, come potete ben vedere, nella sua iconografia è rappresentato da un personaggio appeso a testa in giù, un po' come la crocefissione di San Pietro, che la ricorda tantissimo. E quindi qui ci sarebbe tanto da dire. C'è un quadro di Caravaggio bellissimo, se non ricordo male, del 1600-1601, che rappresenta proprio la crocefissione di San Pietro. Perché San Pietro, appunto, diciamo, si fece crocifiggere a testa in giù? Per rispetto al Cristo, che al contrario fu crocefisso a testa in su. Quindi qui c'è il tema anche del rispetto che andrebbe rivisto e valutato, eh? Sì, questa carta ci dice veramente tanto. Vediamo la vostra energia nei confronti di questa persona a cui state pensando, eh? Vediamo per la fluorite verde. Allora abbiamo l'arcano maggiore numero 5 del Papa. Allora, il Papa è la pace, l'ascolto, ricordiamoci l'appeso, quindi per alcuni potrebbe indicare il voler chiarire la propria posizione o il voler ascoltare cosa ha da dire l'altra persona, in merito a delle cose che comunque sono successe. L'arcano maggiore numero 5 è anche il rapporto ufficiale, quindi altri potrebbero appunto desiderare di costruire qualcosa con questa persona. Per una piccola parte di voi potrebbe indicare appunto il fatto che siete impegnati oppure che questa persona sia ancora impegnata o che si trascini un retaggio del passato. Andiamo avanti, vediamo l'energia di questa persona nei vostri confronti, con gli arcani maggiori. Abbiamo la papessa numero 2. La papessa rappresenta la meditazione, lo studio, e questa persona vi vede proprio come una papessa, però guardate, è uscita la coppia, il Papa e la papessa, quindi il pensiero vostro nei confronti di questa persona è di Papa e viceversa. Quindi vi vede come la sua papessa, come una donna misteriosa ma al tempo stesso intelligente, che sa ciò che vuole, saggia, che probabilmente non si sta muovendo perché vuole vedere proprio la sua reazione. Alcuni di voi stanno aspettando una mossa da parte di questa persona. Ricordiamoci che il 2 e il 12 sono due carte vicine, perché entrambe rappresentano appunto lo studio, la riflessione, il non parlare o il parlare poco o in maniera poco chiara. Ecco, qui ci sento molto studio, sia da parte vostra che da parte di questa persona. Andiamo a vedere con gli oracoli. Le carte non escludono comunque che tanti di voi si ritrovino a vivere una fase di stand-by o di silenzio con questa persona, o comunque di forti incomprensioni. Andiamo avanti con l'oracolo. Per la fluorite verde, l'energia tra voi e questa persona. Abbiamo l'instabilità, numero 13, il ritardo, e beh, ve lo dicevano già gli arcani maggiori all'inizio, quindi stanno riconfermando questa fase di stand-by o di rallentamento tra voi e questa persona, o perché uno dei due al momento non parla o parla poco o si fa capire poco, oppure perché qualcuno è costretto a non agire per circostanze esterne, ok? Ecco, c'è qualcosa che tarda ad arrivare e che quindi vi dà la sensazione che tutto sembra immobile e instabile. Ecco perché la carta dell'instabilità. Proseguiamo per la fluorite verde.
Abbiamo il tradimento, beh, qui è successo sicuramente qualcosa tra voi due, ci si sente traditi, come se la persona non dicesse la verità, quindi la sensazione che non vi dica le cose come stanno, come se ci fossero comunque delle bugie in atto, però c'è anche da dire che abbiamo la carta del prestigio, quindi siete importanti per questa persona. Ma anche voi la percepite importante, proprio dentro di voi. E potrebbe anche trattarsi di una persona che è illustre, quindi nella società potrebbe avere un ruolo importante, o semplicemente l'importanza che attribuite voi al vostro rapporto e a questa persona. Andiamo a prendere un'altra carta. Abbiamo la notizia numero 24. E beh sì, qui c'è desiderio di parlarsi, di chiarirsi, però questa carta mi parla di buone notizie in questo caso, che anche se in questo momento tardano ad arrivare, però qui si percepisce messaggistica in entrata o in uscita, in base alla situazione che attualmente state vivendo. Magari chi sta guardando il video sta pensando di scrivere a questa persona, oppure sta aspettando di ricevere un suo messaggio. Ecco, il tradimento potrebbe indicare anche i rapporti extra, quindi che qui qualcuno è impegnato o in segreto, oppure che già sapete appunto il tutto. Ma il tradimento, estendendolo proprio a 360 gradi, mi parla anche della vostra sensazione, quindi di chi sta guardando il video, di percepire questa persona non sincera, come se ci fosse sempre un alone di mistero attorno a lei o a lui. Andiamo a vedere con i tarocchi per la fluorite verde. Abbiamo il Cavaliere di Spade. Qui siamo di fronte a una persona tenace, forte, che sa ciò che vuole, ma che riesce anche ad essere determinata con le parole. Ricordiamoci che il Cavaliere di Spade rappresenta anche le comunicazioni, ma anche lo scontro in altri casi. Quindi le carte non escludono che tra voi due ci sia stato comunque un confronto più o meno acceso, anche verbale o comunque per messaggi, ok? Andiamo avanti con i tarocchi. Il 7 di coppe. Qui c'è molta fantasia, vi pensate reciprocamente, vi sognate spesso, c'è una riflessione molto profonda, ma anche dei sentimenti accesi, vivi. E poi abbiamo la carta del 5 di spade, ecco, che si sposa perfettamente non solo con il quadro delle carte di prima, ma anche con il Cavaliere di Spade. A fondo mazzo il 6 di spade, molta mente, molta energia proprio di pensiero, qui. Allora, i pensieri ci sono reciproci, sono intensi, anche perché il 7 di coppe parla di sogni, ma anche di profonda riflessione. Però quel 5 di spade insieme al 6 mi va a confermare l'energia dell'appeso e della papessa, come a dire che qui comunque è successo qualcosa che ha portato poi a tutta una serie di conseguenze particolari, ad esempio ad alcuni di voi magari del silenzio, ad altri un periodo di abbandono o di stand-by, ad altri ancora un confronto acceso. Ecco, poi ognuno di voi sa la situazione appunto specifica, però comunque qui ci sento questa energia molto molto forte. Andiamo a vedere con l'oracolo appunto dell'amore tra voi due.
Allora, infatti abbiamo la carta della gelosia e della rivalità. Ne voglio prendere un'altra. Allora, abbiamo la carta della pazienza e se vi ricordate prima ne abbiamo già parlato di questa pazienza, perché ecco la pazienza sulla gelosia. Qualcuno qui si tormenta di gelosia e ha avuto comunque tanta pazienza, eh. Eh sì, la gelosia possiamo vederla anche come l'insicurezza di perdere l'altra persona o comunque il controllo emotivo in questo rapporto. Ehm, Se parliamo di un rapporto extra, la gelosia può starci, ok? Anche reciproca in alcuni casi. Beh, qui però ci sento che uno di voi due, ha avuto molta pazienza però ci sento più voi in questo caso, voi che state guardando il video, tanta pazienza nel capire questa persona e anche nell'andare dietro a questa persona, alle sue esigenze, ascoltandola, cercando appunto di essere anche permissivi, forse anche troppo. Ed è come se le carte mi stessero dicendo che è giunto il momento comunque di prendere in mano proprio la vostra posizione e di metterla in chiaro, ok? Di far capire all'altro che è importante essere ascoltati, di ascoltare anche gli altri e di non guardare solo alle proprie esigenze. Andiamo a vedere coi dadini per la fluorite verde. Allora abbiamo il segno zodiacale dell'Ariete, primo segno dello zodiaco, di fuoco, rappresenta l'impulso, ma anche l'azione concreta, quindi il passaggio dall'inerzia, quindi dal fermo appunto all'azione in sé. L'Ariete è un segno primaverile, a qualcuno potrebbe ricordare qualcosa, quel periodo lì, e soprattutto i mesi di marzo e aprile. Poi abbiamo il pianeta Urano che rappresenta i grandi cambiamenti veloci e repentini in arrivo, al contrario di Plutone che rappresenta i cambiamenti lenti e profondi. In questo caso abbiamo appunto una situazione che cambia, che sta cambiando giorno dopo giorno. E poi abbiamo il numero 3 che potrebbe indicare il giorno specifico di un mese specifico, oppure il mese di marzo, che va a sottolineare il periodo dell'Ariete, oppure potrebbe rimandare anche al terzo campo astrologico, che ci parla appunto dei movimenti veloci, delle comunicazioni, perché è governato da Mercurio, e anche è un numero che mi fa pensare tanto all'imperatrice, che è l'arcano successivo alla papessa. L'imperatrice proprio è il progresso dell'arcano maggiore della papessa che è uscito prima. Quindi probabilmente questo cambiamento va diciamo come passaggio, va verso un'imperatrice anziché la papessa, e quindi la primavera, il raccogliere i propri frutti di ciò che appunto si è seminato prima, ma soprattutto l'imperatrice parla anche di bellezza. Ricordiamoci che in alcuni mazzi di tarocchi in basso, accanto all'imperatrice, abbiamo il simbolo del pianeta Venere, che è il pianeta dell'amore. Io vi mando un abbraccio grandissimo, Fluorite Verde, vi ringrazio dell'ascolto. In basso a destra scrivete un messaggio al mio numero WhatsApp col vostro nome, richiesta info per prenotare i consulti privati. Adesso passiamo alla carta del successo, gruppo 2, Agata Fucsia. Rieccoci qui, Agata Fucsia.
Andiamo a scoprire i messaggi delle mie carte in questo interattivo. Prima di iniziare vi voglio ringraziare con tutto il mio cuore per la vostra partecipazione al mio canale e per le vostre prenotazioni dei consulti privati. Grazie sempre della vostra fiducia. Ovviamente, come sempre, vi ricordo, sia io che anche i miei colleghi, vi ricordiamo che i video sono dei momenti collettivi e quindi ascoltiamoli con questo spirito e che poi bisogna andare a vedere anche nel privato la propria situazione specifica. Per farlo con me e le mie carte scrivete un messaggio al numero WhatsApp indicato in basso a destra col vostro nome e richiesta info e vi invierò tutte le informazioni semplicissime per prenotare il vostro consulto privato. Bene, bene, allora io inizierei subito con gli arcani maggiori. Andiamo a vedere l'energia attuale tra voi due, tra voi e la persona del vostro cuore. Allora, per l'Agata Fucsia, oh, l'imperatrice numero 3, che bella carta, una carta che rappresenta proprio la bellezza, la natura. Infatti in tanti mazzi, in tante iconografie, accanto all'imperatrice abbiamo il simbolo di Venere, che è il pianeta dell'amore. Beh, qui ci sono comunque dei sentimenti molto molto forti e molto importanti. Vediamo la vostra energia nei confronti di questa persona. Qual è la vostra energia attuale verso questa persona? Il mondo. Numero 21. Il mondo è il massimo, è proprio l'ultima carta che chiude il cerchio degli arcani maggiori. Successivamente al mondo abbiamo appunto il matto, che rappresenta in questo caso o il numero 22 oppure lo 0 se ricomincia il cerchio con il bagatto, la papessa e così via. Quindi l'arcano maggiore del mondo ci parla proprio di una profonda sensazione che l'altro sia la propria metà, sia la persona adatta per costruire un futuro, per costruire un cammino insieme. In questo particolare mazzo abbiamo non solo tutti e quattro gli elementi e quindi tutti i segni zodiacali, ma anche il simbolo di Saturno, che in astrologia è proprio indice di karma e quindi di rapporto karmico, ma anche di grande saggezza. Le carte non escludono che uno dei due potrebbe essere più grande di età rispetto all'altro o avere l'aspetto di una persona più grande o comunque l'applicare più saggezza in questa fase del rapporto, che vedo comunque sì con tanti sentimenti, grandi sentimenti, ma Saturno è anche la restrizione, quindi rappresenta il rallentamento, le cose che ancora devono esplodere. Vediamo l'energia dell'altra persona verso di voi per l'Agata Fucsia. Allora, qui guardate, ce ne sono due, però rispetto il volere delle carte, sempre e comunque. Allora abbiamo la temperanza numero 14 e la giustizia numero 8. Ecco, un significato uguale, quasi uguale, nonostante siano due arcani maggiori distinti, però in questo caso la parola scritta in alto rappresenta proprio l'equilibrio e la giustizia ci parla di equilibrio. Infatti qui abbiamo il segno della bilancia e qui comunque ci ricorda, qui abbiamo il segno del Sagittario, ci ricorda anche qui l'equilibrio. Guardate come sono posizionate le coppe, le due coppe in questa carta, proprio alla stessa altezza. Abbiamo anche l'arcobaleno sopra in alto, quindi dopo la tempesta la quiete. Io penso che per tanti di voi questa persona abbia vissuto dei momenti fortissimi e addirittura tra voi due le carte non escludono che ci sia stato un momento di stand-by o di allontanamento,
o addirittura di taglio vero e proprio, perché prima dell'arcano numero 14 abbiamo il numero 13, che è l'arcano senza nome o della morte, quindi c'è stato questo passaggio dentro questa persona da una fase problematica a una fase di equilibrio. Quindi questa persona è come se fosse alla ricerca del proprio equilibrio attualmente, non solo interiore, ma anche verso di voi. mm? Perché sa bene che c'è uno squilibrio comunque in atto, in questo rapporto, e quindi è in riflessione, sta pensando, e soprattutto ci vedo anche la chiarezza nell'aver capito che è necessario adesso raggiungere questo equilibrio. mm? Perché io penso che abbia tirato un po' troppo la corda questa persona. Allora le metto così, però le fondo come se fossero un'unica carta, un unico arcano maggiore. Però il quadro è chiaro ed è anche promettente. Andiamo a vedere con gli oracoli. La temperanza, dico anche questa cosa qui, per mia personale esperienza nei consulti privati, rappresenta anche l'incontro che può avvenire anche se due persone si sono perse, quindi quegli incontri che non ci si aspetta. E la giustizia mi rimanda molto anche ai lavori burocratici. Quindi qui qualcuno potrebbe fare un lavoro di amministrazione nella milizia, nell'avvocatura, eccetera, eccetera, ok? Ecco, questo per una parte ovviamente di voi, non per tutti. Allora andiamo avanti, vediamo con gli oracoli per l'agata fucsia. Allora, prima carta abbiamo la salute, in questo caso il benessere, numero 18. Bisogna guarire qualcosa qui, qualcosa che è successo tra voi due. Ecco perché la carta del benessere. Questa persona è stata comunque male per voi, Il matrimonio, è la carta numero 45. Ok, sì, la forza, numero 11. Poi abbiamo la notizia, numero 24. Allora, vabbè, ne sono uscite due, rispetto sempre il volere delle carte, però da considerare non casuale 2 e 2. C'è il numero 2 qui in qualche modo, Quindi il passato, carta numero 40, e la separazione numero 34. Quindi matrimonio, separazione. Allora, qui ci vedo più di una situazione, quindi o due o tre addirittura. Però essendo un collettivo è giusto dirle tutte. Allora, per alcuni di voi potrebbe trattarsi di una persona che avete conosciuto in passato, con la quale c'è stata una separazione, e questo ha portato appunto del malessere, però è come se qualcuno qui volesse trovare la forza di ricontattare l'altro per scusarsi, o per chiarire determinate cose. Poi un'altra situazione che ci possiamo vedere in questa interpretazione, in questa stesura, è che qui qualcuno sta aspettando che l'altro lasci andare un vecchio rapporto del passato. Può trattarsi di una convivenza, di un matrimonio e quant'altro, ok? Anche di un rapporto appunto extra. Per altri ci vedo qui che uno dei due ha la sensazione di aver conosciuto da sempre questa persona. Ecco perché la carta del passato, ma anche il karma che abbiamo visto con Saturno nella carta del mondo. E quindi percepisce fortemente il karma in questo rapporto, quindi che è un rapporto karmico, ma che per varie motivazioni ancora
bisogna raggiungere un equilibrio in questo rapporto che ancora purtroppo non si è raggiunto, ma che è comunque tanto desiderato da entrambi. Ecco perché la forza, e quindi il coraggio di parlarsi, di mettere le cose in chiaro, ok? Vediamo con i tarocchi per l'agata fucsia cosa sta succedendo tra voi due. Allora, abbiamo il cavaliere di pentacoli o denari. Il cavaliere di bastoni. In questo video cavalieri, anche nel gruppo 1 Florite Verde i cavalieri, quindi c'è un perché, c'è un motivo. Le carte, ricordatevi sempre, non escono mai a caso, mai, anche se vengono mescolate a caso, ma la magia è proprio quella che non escono a caso. Abbiamo qui due cavalieri, quindi o ci stanno parlando di un rapporto extra o di una persona che sta arrivando nuova che ancora non conoscete, quindi un nuovo corteggiatore, oppure ci stanno parlando comunque della faccia, delle due facce della stessa medaglia di quella persona a cui state pensando, ok? Quindi come se fosse sdoppiata in due, quindi da una parte ce la raffigurano come cavaliere di denari, quindi determinati aspetti di concretezza, di azione, quindi una persona che vuole muoversi, vuole fare un passo, e dall'altra parte abbiamo il cavaliere di bastoni, quindi l'energia, la volontà di fare questo passo concreto. Andiamo avanti. Oh, abbiamo il matto con tutti i segni zodiacali attorno. Ricordiamoci che il matto viene dopo il mondo, quindi segue l'arcano maggiore del mondo, di cui abbiamo parlato comunque prima. A fondo mazzo il re di coppe. Non avevo dubbi che sarebbe venuto fuori. Il re di coppe rappresenta proprio colui che ama, l'uomo che prova dei sentimenti importanti, profondi, e quindi qui assolutamente ci sono questi sentimenti e sono comunque molto molto importanti, ma allo stesso tempo questa persona ha non solo l'energia del cavaliere, e ricordiamoci che il cavaliere cammina, ha un mezzo di trasporto, può correre come può rallentare in base a come fa muovere il proprio cavallo, quindi il proprio mezzo di trasporto. Dall'altra parte però abbiamo anche il matto, quindi c'è una componente altalenante dentro questa persona. Scrive e non scrive, fa capire e non fa capire, avanti e indietro, getta il sasso per poi tirare la mano. Ecco, ci sono questi atteggiamenti appunto da pazzo, da matto, che confondono pure voi, anche se questa persona prova dei sentimenti, ok? Allora, andiamo a vedere con i dadini per l'agata fucsia. Allora abbiamo il segno zodiacale del Capricorno, che potrebbe essere il vostro ascendente o segno, oppure quello dell'altra persona, o raggruppamento, quindi stellium in uno dei due temi natali. Il Capricorno è il 10° segno dello zodiaco, sta allo zenit appunto del cerchio zodiacale, e ci parla di obiettivi da raggiungere, quindi avere proprio la tenacia e la caparbietà, la testa dura di raggiungere a tutti i costi determinati obiettivi con la propria forza e col proprio coraggio, quindi è proprio un'energia determinata. Poi abbiamo Plutone, che è il pianeta dei grandi cambiamenti profondi ma lenti, contrariamente a Urano
del gruppo 1, che rappresenta appunto i cambiamenti repentini, quindi veloci. Plutone invece scava in profondità, il dio degli inferi, quindi prima di arrivare a un obiettivo e a cambiare le cose, Plutone deve scavare, ma deve scavare molto bene, ok? Quindi qui ci sono delle cose non dette che è necessario portare alla luce affinché appunto si possano apportare questi cambiamenti. E poi abbiamo il numero 8. Il numero 8 rimarca proprio la giustizia che abbiamo visto precedentemente, è il numero dell'infinito, se lo andiamo a capovolgere ce lo ricorda tanto. L'8 rappresenta anche il giorno specifico di un mese specifico, ma anche il mese di agosto. E ovviamente la giustizia in alcuni mazzi, mentre in altri rappresenta proprio la forza, quindi il coraggio di trovare e di raggiungere il proprio equilibrio. Io vi ringrazio Agata Fucsia dell'ascolto, vi mando un abbraccio grandissimo. Per prenotare i consulti privati con me scrivete adesso un messaggio al numero WhatsApp indicato in basso a destra e vi mando veramente un grande saluto e un bacione grande da Roberto, il vostro cartomante di fiducia. A presto!